Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi è una giornata particolarmente soleggiata, qui nel giardino c'è un clima molto piacevole, infatti sono con i pantaloncini e la maglietta, finalmente un po' di tepore primaverile, nonostante ci sia ogni tanto questo venticello freddo che porta un pochettino di brividi addosso durante i lavori del giardino, però effettivamente stiamo arrivando alla metà di aprile. Aprile è sempre un mese che può presentare delle sorprese. Negli anni scorsi, un bel po' di anni fa, ad aprile aveva addirittura anche nevicato, quindi bisogna pensare sì ad una primavera che è arrivata finalmente con queste belle giornate, però tenersi sempre pronti perché può arrivare poi una perturbazione, un qualcosa che fa abbassare le temperature in maniera abbastanza notevole, magari potrebbe arrivare anche una leggera nevicata che poi va via magari il giorno dopo perché le temperature durante il giorno sono già abbastanza alte, e quindi tenersi sempre pronti in questo mese che è veramente molto piacevole. In questo video volevo parlarvi di una pianta molto interessante. Ho già accennato a qualcosa nel video precedente con il lavoro del decespugliatore in cui ho ottenuto 3 mucchi proprio per poterla raccogliere, e dell'ortica, questa pianta molto interessante, una pianta che negli orti e nei giardini dobbiamo sempre tenere se ne vogliamo fare un uso casalingo, che può essere quello delle tisane o ad esempio magari inserendola nell'alimentazione come una buonissima e fantastica frittata di ortica. Una pianta veramente molto interessante che andiamo adesso ad osservare qui nel mio giardino. Io, come ho detto anche nel video precedente, ne ho ottenuti 3 mucchi, ma è una pianta che comunque trovo spesso in giro qua in giardino. Diciamo che quelli li tengo proprio per una questione di coltivazione proprio di ortica, per poterne prelevare magari le foglie, i germogli, per poterli usare magari in tisana e frittata come ho anche detto. E in più è una pianta che si presenta anche presenta anche delle qualità molto importanti, che sono quelli appunto della concimazione, perché è una pianta che possiamo usare per concimare le nostre piante, e in più è anche una pianta insetticida, quindi nonostante le sue punture che possono essere anche abbastanza dolorose, solitamente innocue se non si ha un'allergia verso questa pianta. È una pianta importante sotto molti aspetti, quindi andiamo a conoscerla insieme in questo video dedicato proprio all'ortica. Ecco qui uno dei 3 cespuglietti di ortica che ho tenuto qui nel giardino proprio come coltivazione, nel senso che li lascerò crescere e poi arrivare fino alla fioritura, perché come dicevo nello scorso video di Appuntamento in Giardino, la fioritura dell'ortica attira diversi insetti che possono essere utili al nostro giardino, quindi possiamo scegliere un luogo anche non completamente soleggiato, anche parzialmente in ombra, in cui lasciar crescere questa pianta, veramente molto interessante e utilissima in giardino. L'ortica è un'erbacea perenne che vive in Europa, Asia, Africa e appartiene alla famiglia delle urticacee. È una pianta che può arrivare ad un'altezza anche notevole, perché può arrivare fino a 2 metri, e ha questo fusto eretto. Adesso qui la vedete molto piccolina perché sono appena spuntate, siamo in primavera, all'inizio della primavera, e quindi queste piante cominciano a emergere dal terreno. Il loro fusto è un fusto eretto, peloso e sempre urticante, scanalato a sezione quadrangolare. Le sue foglie sono ovate o lanceolate e vedete che poi, adesso ne stacco una, magari una un po' vecchiotta, le sue foglie vedete sono fatte in questo modo con un bordo seghettato. Sono urticanti perché i peli urticanti li hanno anche al di sotto delle foglie. Adesso state vedendo che io maneggio questa foglia senza nessun problema. Come ho detto anche nel video precedente d'Appuntamento in Giardino, quando l'ortica esce dalla terra in primavera per emergere, proprio germogliare e creare la vegetazione, le foglie sono veramente poco urticanti. Quando poi comincerà a crescere veramente, la pianta diventerà molto più urticante, perché deve arrivare alla fioritura e deve difendersi poi proprio per poter fiorire e
riprodursi, quindi lì la pianta attua proprio questo sistema di difesa che sono questi peli urticanti con un'ampolla alla base, peli che viene da ricordare quasi un pochettino, sono silicei, viene da ricordare un pochettino il vetro, nel senso un vetro, un cristallo molto sottile che quando viene toccato si spacca e rilascia questa sostanza urticante. In più le ghiandole, i peli che sono urticanti sono a forma proprio di spillo, quindi pungono, si rompono e iniettano proprio questa sostanza all'interno della pelle, veramente molto ma molto urticante. Il rizoma di questa pianta è strisciante e si distribuisce praticamente tutto intorno alla pianta madre, diciamo. È un rizoma strisciante che corre sotto la superficie del terreno e può colonizzare veramente ampie zone di prato o di giardino. Dove vive l'ortica? L'ortica è una pianta che vive sui terreni incolti, ombra o penombra e in sole diretto, ma più che altro nella penombra ai margini magari del bosco. La possiamo trovare molto spesso proprio ai margini del bosco, dove arriva già un bel po' di luce. A volte la possiamo trovare anche lungo le strade, addirittura anche tra confine asfalto e prato, in luoghi particolarmente assolati. Però se osserviamo bene quelle piante sono molto stentate come crescita, perché è una pianta che gradisce un terreno che sia fresco e semi-ombroso, non proprio totalmente esposto al sole tutto il giorno, altrimenti tende a crescere un pochettino più stentata, io la definisco sempre un pochettino più magra rispetto a un bel cespuglio corposo e pieno nella mezz'ombra magari ai margini di un bosco. E la possiamo trovare spontanea lungo i corsi d'acqua, ai margini dei boschi come dicevo, e anche appunto nelle campagne e anche nei giardini. Nonostante si passi spesso il decespugliatore, l'ortica è una pianta molto resistente, riesce sempre a spuntare poi da qualche parte, quindi se abbiamo questa pianta come amica in giardino non ce ne libereremo mai, perché comunque da qualche parte troveremo sempre qualche pianta di ortica. L'ortica è una pianta che tende a crescere e a svilupparsi molto bene in terreni con una percentuale di azoto abbastanza elevata, quindi è una pianta ad esempio che possiamo trovare molto comunemente nei pascoli. Ad esempio, quando c'è un pascolo gli animali concimano proprio naturalmente la terra e questa pianta tende a svilupparsi veramente bene. È una classica pianta che possiamo trovare nei margini dei boschi, ad esempio in questi prati molto pingui, in cui cresce tarassaco, il plantago, altre piante spontanee, un terreno ricco in cui questa pianta veramente riesce a crescere molto bene e svilupparsi soprattutto molto in altezza, per arrivare poi alla fioritura con questi fiorellini che attirano, come dicevo, insetti utili per il nostro giardino. L'ortica è una pianta che in passato era stata usata per creare dei tessuti, parlo prima della seconda guerra mondiale. Successivamente, con l'arrivo di nuove fibre, questo utilizzo è andato a perdersi e quindi sono stati utilizzati altri materiali, e dopo la seconda guerra mondiale l'ortica ha proprio perso questa sua importanza in quel campo tessile del filato. Però ha conservato un'importanza veramente incredibile per quello che riguarda la salute umana, perché è una pianta che fa molto bene al nostro organismo. Naturalmente bisogna sempre chiedere il parere di un medico se vogliamo utilizzarla e abbiamo dei problemi già nostri personali. Se siamo una persona in salute possiamo farci le tisane di ortica, perché sono anche diuretiche, contengono ferro, calcio, potassio. Io ho preso qui una lista: calcio, ferro, fosforo, potassio, altri minerali, e come vitamine la vitamina A, la B6, la C e la E. Ed è una pianta che cresce in primavera e si fa raccogliere. Nel senso, cosa vuol dire? Vuol dire che in primavera, come dicevo, questa pianta non punge particolarmente, sembra quasi che voglia farsi raccogliere, perché è proprio una pianta che ci aiuta nel passaggio tra l'inverno e la primavera, in questa fase molto delicata in cui magari ci sentiamo molto stanchi, spesso abbiamo magari una carenza di ferro, ed è una pianta che di ferro ne contiene veramente tanto, molto ma molto più degli spinaci. Quindi piuttosto che farsi un bel piatto di spinaci convinti di prendere del ferro e essere un pochettino più forti, forse è meglio una bella tisana di foglie di ortica. Come possiamo realizzare la tisana di foglie di ortica? La raccogliamo, in questo periodo non punge,
scaldiamo in un pentolino dell'acqua fino a farla arrivare a bollitura, spegniamo, io la faccio sempre così, inserisco la mia ortica all'interno e poi la lascio lì raffreddare. Quando la tisana è fredda la filtro e bevo questa tisana, che non ha un gusto particolarmente buono, devo dire, però è veramente dà proprio un po' di carica, un po' di ferro, ci solleva un pochettino da tutta questa nostra magari pesantezza, che è quella che abbiamo nel passaggio dell'inverno alla primavera, quando la natura ci chiede proprio di cominciare ad essere molto più attivi. Quindi l'ortica si rivela molto utile. In più possiamo anche inserirla nell'alimentazione come frittata ed altre pietanze, perché è veramente molto molto buona. Una frittata di ortica o un risotto alle ortiche è qualcosa di straordinario. In cottura il potere urticante delle foglie viene perso, quindi il calore annulla completamente il potere urticante, quindi inserendola nell'alimentazione possiamo tranquillamente mangiarla. Naturalmente andiamo a selezionare le parti più belle dell'ortica, nel senso quelle più sane, non prendiamo le foglie che presentano magari dei pidocchi ed altro, scegliamo sempre un qualcosa di sano, visto che è un qualcosa che dobbiamo ingerire. Però ricordo sempre, ad esempio, che bisogna fare molta attenzione, perché noi non sappiamo se siamo allergici o meno a diverse piante, e quindi meglio procedere sempre con un piccolo utilizzo e vedere come si comporta il nostro corpo. Nel caso noi abbiamo dei problemi, meglio rivolgersi al medico. Ad esempio l'ortica è una pianta che non deve essere usata in gravidanza, quindi in gravidanza meglio è sconsigliato l'utilizzo dell'ortica. Questa è una pianta che si presenta utile anche nell'orto come potere antiparassitario e come concime delle nostre piante da orto. Per quello che riguarda il potere antiparassitario, il macerato di ortica può essere utilizzato praticamente dopo un giorno o due dalla preparazione, perché è veramente molto ma molto potente, quindi possiamo filtrare il tutto e nebulizzarlo sulle piante in cui notiamo la presenza di afidi e altri tipi di pidocchi delle piante. Questo può essere molto utile. Naturalmente questa è una cosa da fare in un periodo in cui le piante non hanno più i fiori o prima della fioritura, perché l'odore veramente terrificante del macerato di ortica disturba molti insetti, e quindi se la pianta è in fioritura rischia magari di non venire impollinata, perché vi posso assicurare che se ci sporchiamo noi con il liquido del macerato di ortica, questo odore non ce lo togliamo più per qualche giorno, perché è veramente molto molto potente e particolarmente non proprio profumatissimo, come dire, ha veramente un brutto odore, però è tanto tanto utile. Quindi dopo 1-2 giorni possiamo filtrare il tutto e nebulizzarlo sulle piante. Se invece vogliamo concimare le nostre piante dell'orto, ad esempio con un macerato di ortica, verrà utilizzato veramente sporadicamente, perché è un qualcosa di particolarmente potente che può danneggiare le piante. E quindi come procediamo? Prendiamo un contenitore, ad esempio da 10 litri di acqua, e inseriamo 1 chilo di ortica fresca. La lasciamo là dentro per una decina di giorni, anche 15 giorni, mescolando di tanto in tanto. Poi andremo a filtrare questo liquido che avremo ottenuto, questo macerato di ortica. Le ortiche le togliamo, quindi filtriamo, e questo macerato andremo a distribuirlo poi sulle piante del nostro orto, sempre in piccole quantità e soprattutto diluito ancora, nel senso che una volta ottenuto, che noi abbiamo ottenuto il macerato dell'ortica, non andrà utilizzato puro sulle piante, ma andrà di nuovo diluito nella dose di 2 a 10, quindi su 10 litri d'acqua metteremo 2 litri di macerato di ortica, proprio per diluirlo ancora, perché è veramente molto ma molto potente, e va distribuito nell'orto, non lo so, proprio in casi estremi in cui delle piante faticano veramente tanto a crescere, oppure facendo 3 concimazioni durante l'anno col macerato di ortica, perché distribuisce veramente una quantità notevole di nutrienti e non solo può far danneggiare le radici, ma può far anche morire le nostre piante dell'orto. Quindi molta attenzione con macerato d'ortica, è un qualcosa di miracoloso che dà una spinta veramente incredibile alle nostre piante, però è un po' come le piante che compriamo in vivaio, ovvero molto spesso in vivaio vendono delle piante fuori periodo con delle fioriture fantastiche perché sono state forzate
Quando poi le portiamo in casa, le mettiamo in giardino, le teniamo in appartamento, vediamo che poi queste piante faticano poi a continuare la loro crescita perché sono state come drogate proprio per presentarle al mercato nel migliore dei modi. Stessa cosa succede nell'orto, con una buona concimazione di macerato dell'ortica le piante si rinvigoriscono perché prendono una bella dose di nutrienti, quindi tendono a spingere proprio la loro crescita, però poi attenzione, procediamo poi con annaffiature normali per un lungo periodo per arrivare a 2, 3, anche 4 concimazioni all'anno con il macerato di ortica. Io con questo finisco di parlare di ortica, volevo dirvi queste cose perché è una pianta molto ma molto interessante e adesso pensavo di muovermi un pochettino in giardino per chi vuole rimanere ancora con me qui nel video di appuntamento in giardino per farvi vedere qualche piccola novità. Ecco, potete vedere, adesso magari mi avvicino un pochettino. Ecco, potete vedere che tra le novità che volevo presentarvi c'è proprio questo, che l'hotel per insetti che ho costruito è diventato già efficiente, nel senso che ha già ospitato una colonia di bombi. Ne abbiamo appena visti 2 che sono arrivati per fare il nido all'interno delle canne di bambù e in più ho notato anche la presenza di altri animali, tra cui anche una colonia di vespe che probabilmente all'interno ha cominciato a costruire il suo nido. Quindi sono molto contento di questo. Alla base di questa struttura c'è il nido per bombi sul terreno, lì non ho ancora osservato un movimento. Qui forse non so se dall'inquadratura si vede, non voglio disturbare troppo, c'è un altro bombo che sta arrivando. Vediamo se riesco ad abbassare un pochettino, ma è già entrato, quindi non si vedrà più. E niente, sono veramente molto molto soddisfatto. Pensavo ci volesse tantissimo tempo, guardate che ne è arrivato un altro. Queste cannette di bambù stanno per essere tutte colonizzate, sono contentissimo di questo. Veramente la quantità di bombi che sono arrivati qui nella casetta è sorprendente. Eccomi qua davanti alla casetta con il coniglietto, la gallina e le altre piccole galline. Può sembrare molto kitsch questo allestimento qui in giardino, però volevo colorare un pochettino questo angolino e ho portato fuori queste galline che avevo trovato in un supermercato che giravano in cucina, ma non sapevo dove inserirle per lasciarle lì, così ho detto le porto in giardino, visto che ce n'è già una in lamiera comprata in un mercatino delle pulci, e in più c'è anche la casetta con il coniglietto, così per dare un aspetto anche divertente al giardino, perché in giardino non dobbiamo solo lavorare ma dobbiamo anche divertirci. Naturalmente è sempre meglio non arrivare a quei livelli veramente incredibili in cui nel giardino ci sono un sacco di animali finti, però un angolino magari dedicato a un qualcosa di creativo, anche se un po' kitsch, un po' fuori luogo, può essere un qualcosa che spezza un pochettino la continuità magari armonica di un giardino e quindi può creare un elemento di sorpresa. E in questo caso a me piace molto, le ho sistemate qui, sono di terracotta smaltata e quindi le trovo molto ma molto carine, con la gallina. Questi mi fa pensare siano i suoi pulcini e lì c'è questo coniglietto che guarda il pascolo delle galline con l'erba. Io volevo prendere delle galline, mi sarebbe veramente tanto piaciuto, ma purtroppo non posso perché sarebbe veramente molto impegnativo per quello che riguarda le faine, le volpi e le poiane. In questo posto qui dove abito io, sopra casa mia, ne girano sempre tutti i pomeriggi, ce ne sono 2 o 3 che sono sempre qui, che girano alla ricerca di un qualcosa da catturare. Quindi prendere delle galline vorrebbe dire sì, avere delle uova, però vorrebbe dire poi lasciarle libere in maniera limitata e sempre solo quando ci sono io, altrimenti arriverebbero le poiane a creare veramente un grave danno. Questo è un periodo in cui avevo voglia di intrecciare dei materiali. Hanno tagliato gli alberi in una parte di un bosco, hanno fatto una catasta di legna in cui c'erano dei rametti molto fini, così ho deciso di utilizzarli per creare un altro arco qua nel giardino, fatto interamente con i rami di queste piante che ho raccolto e ho intrecciato insieme, e in più gli ho dato questo movimento un po' morbido ai lati proprio per creare come un qualcosa che si solleva per creare un arco, proprio per creare ancora movimento qui in giardino. Nel mio giardino il movimento è dato spesso proprio da forme armoniche e arrotondate.
Non ci sono molti elementi squadrati, a parte il gazebo, la porta di entrata qui nel sentiero degli Iris e qualche altro elemento. Più che altro ho lavorato molto sull'idea di creare un qualcosa proprio di arrotondato, di armonico, un po' come delle onde, e questo mi ricorda proprio una grande onda. Qua dentro non so bene che cosa farò ancora, volevamo fare uno stupa nepalese come ricordo degli animali che ci hanno accompagnato nel corso del tempo e che non ci sono più. Poi mi era venuto in mente che potevo fare una piccola casettina con all'interno un Buddha o inserire una statua. Comunque questo è un posto in cui ancora c'è tutta una serie di un grande cassetto in cui ci sono tantissime idee. Vedremo nel corso del tempo che cosa poi riusciremo a realizzare, però per adesso ha un suo perimetro fatto con dei rami di salice e rami di nocciolo, tutti intrecciati a creare questo arco. Credo che prenderò poi una pianta magari da fare arrampicare per colorarlo anche un pochettino, per far arrampicare una clematide o magari una rosa, magari di crescita non troppo notevole, però un qualcosa che riesca anche a decorare. Io ho inserito quelle due palline che sono due palline di Natale, ma effettivamente mi sa di troppo natalizio, un po' capanna di Natale. Quindi andrò a toglierle e piuttosto faccio arrampicare una bellissima rosa o, come dicevo, una clematide. Bene, concludo questo appuntamento in giardino, mi sono un po' allungato proprio per farvi vedere qualche piccola novità qui in giardino e concludo con un qualcosa che al momento non è ancora fiorito. Questa pianta straordinaria ha già tutti i piccoli fiorellini in formazione sui rametti, sui rami molto lunghi, è una Spirea vanuttei e presto, tra qualche settimana, si colorerà come un'enorme nuvola bianca di fiori. Quindi uno spettacolo e soprattutto tanta luce qua nel giardino dato proprio dal bianco della Spirea vanuttei. Una pianta facilissima da coltivare che richiede veramente pochissima manutenzione, tende ad allargarsi e, cosa molto importante, va potata sempre dopo la fioritura perché fiorisce sui rami dell'anno precedente. Quindi se noi all'inizio della primavera andiamo a tagliare i rami per dargli una forma, ci perdiamo gran parte della fioritura. Io la lascio andare, la lascio colorarsi completamente di bianco e poi provvederò ad accorciare un pochettino i rami. Finita la fioritura della Spirea vanuttei, partiranno poi pian piano anche le ortensie Annabelle con altri fiori bianchi, perché come avevo detto in un video precedente, l'appuntamento in giardino, un video forse dell'anno scorso, questa è un'entrata nel mio giardino che mi è piaciuto farla in bianco e quindi ci saranno le ortensie Annabelle e la fioritura bianca della Spirea vanuttei e in più, quando cominceranno a crescere per bene, dietro di me c'è anche un Philadelphus, il fiore degli angeli, anche lì con una bellissima e profumatissima colorazione bianca. Ciao a tutti e a presto in un prossimo video d'appuntamento in giardino. Ciao ciao!